Posso parlare seriamente? Mi piace troppo questa rubrica e spero che piaccia altrettanto, se non di più, anche a voi, perché stavolta ne vedremo delle belle. Ma prima di iniziare, diamo il via al nostro inno nazionale. Vai sigla! Oggi, nel caso non l'abbiate ancora capito o se siete nuovi, in questo nuovo episodio valido per l'università di cose che non sai sul bodybuilding, la vostra cultura verrà nuovamente ampliata, anche se non so dirvi se in meglio o in peggio, grazie a queste 5 curiosità storiche che purtroppo non vi sono state insegnate a scuola, portando il mio lato altruista a voler rimediare a questa ingiustizia nei vostri confronti. E mi dispiace che purtroppo dovrò farlo con una voce più chiusa del solito, ma purtroppo sono appena di ritorno da un periodo di malattia. Ora però la smetto di giustificarmi perché la campanella ha suonato e quindi l'ora di lezione deve iniziare. Come già sappiamo, lo stile di vita del bodybuilder, specie odierno e figuriamoci quello agonistico, richiede notevole dedizione. Dedizione che spesso porta i diretti interessati ad abbandonarsi completamente a quella disciplina, senza più dedicare anche un minimo tempo ad una passione esterna fatta per il puro scopo di rilassare la mente o per ribadire, anche solo a noi stessi, un'altra nostra identità oltre al nostro lavoro. Alcune di queste persone abbracciano questa scelta, quella di non avere altre passioni perché quando si ha un obiettivo ogni secondo è prezioso, ma ci sono anche invece altre persone, come Kevin Levroni, che invece hanno voluto conservare come le loro passioni. Perché questo noto bodybuilder, infatti, oltre alla sua passione per i muscoli, ne aveva un'altra, quella per la musica e per il canto, al punto che verso fine anni 90 fondò la sua band, i Full Blown. Band con un nome modificato leggermente e ispirato dal credo primo filmato VHS dell'allenamento di Kevin Levroni, Full Blown, la quale fa uscire o nel 2002 o 2005, dipende dalle fonti, il loro primo e unico album, Mirage. E la cosa assurda è che la rivista Flex Magazine, per aiutare Levroni a pubblicizzare la sua band, iniziò ad allegare in esclusiva, assieme alla propria rivista, dei CD contenenti o la canzone Burning Bridge oppure Das Vidania. Tempo dopo, quindi nel 2012 più o meno, Kevin Levroni ritornerà a pubblicare, ma stavolta da solo, quindi senza la sua storica band, e con la scusa di un nuovo presunto album intitolato Crying School, farà uscire o delle canzoni in collaborazione con altri artisti esterni alla sua storica band, oppure dei singoli cantati completamente da solo, come Avalanche, Double Duo, All Mine, Stuck on You e To Make You Feel My Love. Dopo queste canzoni, che mi risulti, Kevin Levroni non ha più pubblicato altro, limitandosi a cantare in giro amatorialmente e limitandosi a scrivere sì delle canzoni nuove, ma solo per pubblicizzarle all'interno dei suoi social, tipo YouTube. Ma devo dire che come voce non è niente male e vi consiglio di ascoltare il suo primo storico album con la sua band Full Blown. È un album che, per quanto io di musica me ne intenda veramente poco, un genere di rock abbastanza leggero, canzone più, canzone meno, a differenza delle canzoni dei suoi singoli usciti dopo. Avalanche e Double Duo sono delle canzoni fatte e cantate assieme ad altri artisti e già si percepisce una base di rap. I restanti invece sono già più semplici e melodici, dove c'è lui che canta e suona utilizzando una chitarra classica. Insomma, può piacere o non piacere, ma a me non è dispiaciuto e non me la sento di sconsigliarvelo. Non è mai troppo presto per introdurre i vostri figli all'attività fisica se adatta alla loro età e se fatta col fine di insegnargli già in giovane età disciplina e rispetto. Tuttavia, però, se dobbiamo immaginarci un primo approccio di un bambino allo sport, ce lo immaginiamo spesso praticare degli sport di squadra come il calcio, il basket, la pallavolo. Se invece vogliamo immaginarci un bambino praticare degli sport un po' più individuali, ce li immaginiamo praticare nuoto, arti marziali, ginnastica artistica, non di certo il bodybuilding. Ma se un genitore volesse stavolta avvicinare il proprio figlio allo sport sfruttando il concetto del bodybuilding? Beh, la Mondadori nell'87, influenzata e incuriosita dalla crescente popolarità del culturismo,
decide di sfruttare il marchio Disney e con esso l'universo narrativo di Topolino, Paperino e Pippo per rilasciare un manuale dedicato ai giovanissimi, il manuale del Junior Bodybuilding, un cosiddetto trattarello sul bodybuilding dedicato a giovani e meno giovani marmotte, scritto e realizzato con l'inconfondibile metodo di disegno e ironia dei fumetti di Topolino e Paperino. L'opera non parla di bodybuilding in senso esclusivo e stretto, ma anzi decide di dare una descrizione accurata di ogni tipo di ginnastica, spesso correlata alla cultura fisica, con anche degli interessanti approfondimenti storici, in modo da insegnare al lettore, il giovane lettore, le dovute differenze, e anche perché, secondo l'opera, il concetto bodybuilding, essendo appunto costruzione del corpo, non dovrebbe limitarsi solo all'allenamento con i pesi, soprattutto se l'obiettivo è far affezionare i più piccoli all'ordinato e corretto movimento e alla sana attività fisica. Come era logico pensare, poi, gli ultimi capitoli, dedicati a parlare in maniera diretta del bodybuilding, mostrano una disciplina descritta in maniera adatta, ovviamente, giustamente, al tipo di clientela, alla fascia di età a cui è dedicato il libro, perché non ci sono cenni sul doping, non ci sono foto di atleti, non ci sono schede dei campioni, anche se ci sono delle interessanti descrizioni delle varie federazioni italiane di bodybuilding e no, e ci sono anche degli elenchi dei vari vincitori delle importanti gare di bodybuilding di queste federazioni. Sempre in questi capitoli viene dato un veloce cenno storico, cosa si intende stavolta per bodybuilding, e si dà anche una veloce descrizione dei cosiddetti attrezzi tipici del bodybuilding e dei macchinari più importanti, riportando delle tabelle con elencati i principali muscoli del corpo, che azioni compiono e con quali esercizi si sviluppano, ribadendo più volte che il bodybuilding può essere tranquillamente una disciplina alla portata di tutti, ma che dovrebbe essere fatta, soprattutto all'inizio, sotto supervisione di un professionista, andando a consigliare quindi al lettore di iscriversi in una palestra specializzata e registrata, dando infine una velocissima descrizione del tipico approccio di lavoro dell'istruttore di sala e dando a grandissime linee una tipica routine di un praticante di palestra. Ok, giungendo fino a qui, che cosa si può aggiungere? Allora, sicuramente è un'idea originale, gli approfondimenti storici sono interessanti ed è oggettivamente una lettura piacevole e adatta al tipo di utenza per cui è stato scritto. Non è affatto un libro sull'allenamento specifico per il bodybuilding, sia chiaro, è un libro fatto per avvicinare i più piccoli allo sport e per spiegargli in maniera generale che cosa vuol dire bodybuilding, scritto ovviamente da delle persone che probabilmente non sono neanche particolarmente affezionate alla disciplina, ma senza mai ridicolizzare l'argomento. E per concludere, secondo me, questo è un ottimo esempio per ribadire ad alcuni adulti e ad alcuni genitori che i bambini non sono stupidi e che se si usano le giuste tecniche di comunicazione e le giuste parole, senza andare a indottrinare nessuno, si può arrivare a insegnare alle giovani menti anche questo. Per chi non lo sapesse, la seconda gara di bodybuilding per importanza è l'Arnold Classic, fondata da Arnold Schwarzenegger e da Jim Lorimer nel 1989. E la cosa non mi stupisce affatto, dato che solo una persona così importante per il bodybuilding come Arnold potrebbe fondare un proprio festival, metterci il suo nome nel titolo e farlo diventare una gara così importante. Una vittoria perciò per pochi, dato che, pensandoci un attimo, non mi vengono in mente altre figure che abbiano provato nella stessa impresa, riuscendoci significativamente. O forse, ripensandoci un attimo meglio, forse sì, una persona ci è stata molto vicino, ci è arrivata molto vicino, e guarda caso è stata molto vicina a Arnold nei suoi periodi di competizione, e stiamo quindi parlando del suo storico rivale, Lou Ferrigno. Questo fatto non lo sanno in molti, o meglio, molti non se lo ricordano forse, ma io vi posso confermare che Lou Ferrigno organizzò non troppo tempo fa una propria gara con il suo nome a cadenza annuale post-Olimpia intitolata Lou Legacy, anno in cui Lou Ferrigno, assieme al cofondatore Chris Mines, organizza di tasca sua e assieme alla sua famiglia
al Granada Theater in Santa Barbara, in California, il 28 e 29 novembre, una gara che se vincevi nella categoria Open ti avrebbe dato la possibilità di partecipare al Mister Olympia dell'anno successivo, proprio come accadeva con l'Arnold Classic. E oltre alle gare di atleti IFBB Open, Bikini, Men's Women Physique, avresti potuto vedere gare di sostanzialmente tutte le categorie della NPC Amateur, un cosiddetto seminario con le leggende della disciplina, con Lou Ferrigno stesso, Flex Wheeler, Sean Ray, Samir Banut, Lena Murray e altri, un altro cosiddetto Live Fitness Clinic, quindi un altro incontro didattico con degli esperti del settore, e infine un vero e proprio red carpet o tappeto rosso delle celebrità nella notte di apertura, sul quale avrebbero camminato non solo atleti e campioni del passato importanti, ma anche figure importanti nel mondo del cinema, come Mickey Rourke, Jeff Bridges, Chuck Norris e molti altri. L'evento, vinto in categoria Open dal bodybuilder Ronnie Rockel, ebbe parecchio successo e considerando e contando tutti gli atleti presenti in tutte le categorie, parteciparono in totale sui 300 atleti. L'anno dopo si fece quindi meglio, organizzandolo al Resort Spa Casino Agua Caliente in California il 20 e 21 novembre con vincitore della categoria Open Joshua Lunartowicz. Il 2016 andò ancora meglio, con in palio, usato anche nell'anno precedente, un fighissimo trofeo a forma di Lou Ferrigno nei panni di Hulk, saldato in un, ovviamente finto, disco da 50 libbre della Ferrigno Barbell da consegnare non solo al vincitore della categoria Open Nathan Diascia, ma a tutti i vincitori delle varie categorie IFBB. E tra il 17 e il 19 novembre, stavolta del 2017, si arrivò persino a organizzare un vero e proprio expo intitolato Flexpo, nel quale vennero inserite e aggiunte discipline diverse come lo strongman, il powerlifting, il braccio di ferro e così via, e sui $38.500 di montepremi da suddividere ai vari vincitori delle varie categorie, diventando a tutti gli effetti una delle gare di bodybuilding più importanti al mondo. Purtroppo però il 2017 fu anche l'ultimo anno, perché Lou Ferrigno infatti, tramite Facebook, la sua pagina ufficiale di Facebook, verso gennaio del 2018, annuncerà che non sarà possibile organizzare una nuova edizione della gara, perché stava lavorando a un nuovo programma televisivo assieme a altri progetti con la sua famiglia e la Ferrigno Fit e che quindi era fisicamente impossibile per lui organizzare un'altra edizione. Anche il cofondatore Chris Mines mollerà il progetto, decidendo di realizzarne uno tutto suo il 29 e 30 settembre a Long Beach in California, il Legion Sport Festival, il quale sì, riprenderà le categorie del Low Legacy, ma che porrà fine definitivamente al progetto di quella competizione. Competizione che, nonostante i buoni feedback lasciati sia da atleti che da pubblico, non è più stata presa in considerazione. Ok, con questa curiosità io credo di aver esaurito completamente l'argomento, quindi per un bel po' vi posso promettere che il nome John Vigna non lo risentirete più. Ma del resto, quando si è appassionati di una disciplina, si cerca sempre di approfondirla in ogni sua parte, andando, secondo me, a togliersi ogni dubbio, possibilmente. E stavolta questo ultimo dubbio mi sembra abbastanza rilevante, e cioè capire cosa ne pensasse il pioniere della cultura fisica in Italia, John Vigna, del bodybuilding straniero. John Vigna, infatti, come riportato nella sua stessa biografia, si affezionò al culto del corpo già da quando praticava rugby e grazie a questa sua carriera professionistica ebbe la possibilità di incontrare vari atleti anche di bodybuilding un po' da tutto il mondo, soprattutto dall'Inghilterra, Belgio, Argentina, Francia e soprattutto Stati Uniti. Tutte scuole diverse fra loro, dove però il campione di bellezza fisica maschile era conosciuto con l'appellativo di Mister, accompagnato ovviamente dal nome del proprio paese, cosa vi garantisco, concetto vi garantisco, ancora molto distante dall'essere preso in considerazione in Italia. Ma già qui John Vigna espone degli appunti. Il primo è che, anche se è vero che in queste scuole molti atleti hanno una muscolatura veramente eccezionale,
Molti altri ce l'hanno, a detta di John Vigna, muscolarmente ipertrofica. Sembra, ma non è affatto un complimento, perché secondo John Vigna, a quanto pare, soprattutto nel mondo della muscolatura, l'esagerazione è un difetto. Il fisico deve essere atletico e forte, ma anche armonioso, ma deve mantenere le sembianze di un uomo, non, a detta di John Vigna, di un gorilla. Il secondo appunto invece riguarda le ginnastiche di queste scuole e prendi in esempio quella degli Stati Uniti, riconoscendogli il merito di essere stata la scuola che più ha influenzato lo sviluppo del suo metodo di allenamento grazie all'uso dei bilancieri, ma ribadisce che il metodo di allenamento degli Stati Uniti è composto di due metodi diametralmente opposti fra loro. Il primo da fare senza attrezzi con l'obiettivo di sfruttare quella che John Vigna chiama tensione dinamica e il secondo nell'allenarsi utilizzando un'infinita quantità di complicatissimi attrezzi, di cui una buona parte, sempre a detta di John Vigna, sono utili solo a chi li smercia. C'è però adesso da tornare indietro agli appunti elencati di John Vigna e ce n'è un ultimo di cui non vi ho parlato e questo riguarda le proporzioni degli atleti. Degli americani gli riconoscerà un ottimo sviluppo generale, specialmente delle gambe, quindi della parte bassa, ma li accuserà, diciamo, di avere degli addominali troppo poco sviluppati e questo a causa di una mancanza di esercizi a corpo libero. Sugli atleti inglesi e francesi, anche a loro John Vigna gli riconoscerà un ottimo sviluppo generale, ma loro invece li accuserà di essere carenti stavolta nella parte bassa appunto, quindi nelle gambe, e questo a causa di una scarsa pratica dello squat. E infine, in generale, John Vigna volle constatare che molti di questi metodi consigliavano dei carichi a detta sua esagerati, sconsigliati sempre a detta sua dai medici e capaci di portare il corpo a degli eccessivi sforzi al cuore, provocare ernie, strappi muscolari, specialmente al neofita, e quindi da evitare assolutamente. Ma arrivati a questo punto, un lettore potrebbe chiedersi: ma come faccio a sapere di avere una muscolatura esagerata oppure no? Ed è qui che John Vigna propone una tabella basata sulla misurazione di antiche e famose statue, tipo il Discobolo di Mirone, il David di Michelangelo, il Perseo di Cellini e anche qualche culturista del periodo. La cosiddetta tabella delle misure perfette, alla quale dovrete tendere con tutta la vostra volontà, anche se pare sia concesso uno scarto di un 5% in più o in meno nelle varie misure. Ora, dalle parole che vi ho riportato, sembra sia palese che questa è un'opinione figlia del suo tempo, dettata da una persona che ha avuto un primo approccio, un primo contatto con una disciplina aliena e che quindi abbia provato a descriverla e apprenderla per quelle che erano le sue competenze e le sue possibilità. E anche se gli ho dedicato volentieri 2 video, non considererei il metodo John Vigna come il punto di riferimento per aspirare a una moderna concezione dell'allenamento. Tuttavia non me la sento assolutamente né di prenderlo in giro né di sconsigliarvi i suoi libri, cosicché possiate capire cosa potesse significare raccontare il bodybuilding in un paese di cui di bodybuilding non se ne conosceva neanche la parola stessa. Una delle aziende produttrici di attrezzature di allenamento più storiche è senza ombra di dubbio la York Barbell, fondata dall'americano Bob Hoffman nel 1932. Questa azienda, sicuramente influenzata dai vari cambiamenti che il mondo dell'allenamento ha subito, ha sempre cercato di stare al passo coi tempi e, se vogliamo, a volte essere un po' avanti rispetto alle altre aziende, portandola a realizzare prodotti quali, specie ai giorni d'oggi, potrebbero risultare però un po' strani, quasi fuori contesto, dato che si sta parlando pur sempre di una ditta che realizza bilancieri. Giusto per farvi capire, nella stessa rivista potevi trovare in varie pagine annunci del nuovo set di bilanciere e dischi York Barbell e nelle stesse pagine potevi trovare invece degli annunci con delle guide scritte da Bob Hoffman sul come avere un matrimonio felice e di successo e sul come deve essere la tua vita sessuale prima del matrimonio. Ma per carità, erano tempi diversi e io di marketing non ne capisco niente, a differenza di Bob Hoffman, il quale già verso metà del secolo scorso mette in vendita nelle sue riviste attrezzature per un allenamento molto meno stupido di quello che si possa credere, e cioè l'allenamento per il collo.
ma sarebbe stato troppo semplice mettere in vendita il classico caschetto con la catenella. Serviva un'idea più originale e a un certo punto lui o qualcun altro la trova. Signori, ecco a voi lo York Teeth Lifting. Grazie a lui ora puoi liberarti di quel collo gracile, di quel viso magro, perché lo York Teeth Lifting contribuisce a creare un collo forte e muscoloso e una mascella squadrata e virile, migliorando l'aspetto del viso e promuovendo la salute dentale. Lo York Teeth Lifting può sostenere oltre 90 kg e ogni pezzo è realizzato su misura. Basta inviarci l'impronta dei vostri denti su un cartoncino. Completo di catenella e apposito astuccio a solo $2,50 i primi anni, poi aumentato a $5,95. Lo so e vi vedo che siete confusi, ma posso garantirvi che una volta il cosiddetto teeth lifting era una dimostrazione di forza ancora molto comune in quel periodo e non mi stupisce il fatto che quindi qualcuno abbia colto la palla al balzo per realizzare un prodotto nato per facilitare l'esecuzione di questa prova di forza, evitando quindi pericolose soluzioni amatoriali. Già nel periodo appena dopo, però, il numero di strongman praticanti di questo tipo di esibizione di forza era notevolmente diminuito, come era diminuito anche il praticare l'allenamento per il collo, e questo portò a eliminare questo prodotto dalle riviste di bodybuilding già verso gli anni 60. E onestamente meglio così. Ma se non la pensate come me e volete arricchire i dentisti, credendo di aver trovato la pratica segreta per diventare i nuovi maestri indiscussi del mewing e ottenere la stessa mascella di Tom Platz, prego, fate pure.